Eccoci con Camelia. Ciao Monica, ciao Elena. Ciao. Ciao. Iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora io vedo Camelia in questa, ci fa vedere questa scena dove lei è una suora che al mattino esce dal convento e va a dare un pezzo di pane e una bevanda calda, del tè caldo a tutti, diciamo, a tutti i senza tetto che vivono su questa strada. Potrebbe essere Londra di un paio di secoli fa, un secolo e mezzo fa. Ti dà l'autorizzazione, Elena? Sì, 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 Monica. mi dice proprio di sì. Ok. Mi presenta tipo un quadro, hai presente di Escher fatto con le scale, Mhm. dove c'è una scala che sale e una scala in direzione opposta che scende. Lei attualmente sta salendo, quindi verso la scala che sale, l'ha già fatta la scala che scendeva giù in profondità e adesso sta provando a raggiungere la cima di queste scale dove c'è una porta. Ti dà l'autorizzazione, Monica? Sì, perché vuole aprire quella porta in cima alle scale. Elena, vibrazione. 2 miliardi e mezzo. Monica. Sì, sì. Consapevolezza, sempre così. 138. 135. Anima. 33. 37. Vite. 1896. Sì, più o meno. Cervello. 1854. Cervello. 8.7. 8.8. Suscettibilità ipnotica. 51. 50. Quanto cioè Camelia può andare in ipnosi da sola. Basta 40, 100 siete voi. Una sessione 2 anni fa, oggi è fondamentalmente incentrata sul marito, ma in realtà noi possiamo lavorare, che è disincarnato, possiamo lavorare su un disincarnato, ma anche e soprattutto su di lei. Ha delle interferenze eteriche, Elena? Sì, allora principalmente ci sono. Mi- Me le fa vedere di nuovo con lei, che è suora, ok? E ha dietro 4 figure che sono molto simili a frati, però con le vesti nere, non marroni. Ce ne sono 4. Poi c'è questo insettoide che però ha tipo la pelle da rettile, verde. Ha una via di mezzo, come forma potrebbe essere una via di mezzo tra un grillo e una mantide, Mhm. ed è in piedi. Poi c'è potrebbe penso sia Zeus su un trono. Ecco. Mm, Basta. sì. Monica. E un lupo mannaro. E confermi il resto. Mhm. E mentali, Monica. Allora, io ne vedo 3. Ricchi e poveri, direi 4. Poi c'è Gomba, attualmente questa è sul 4-5. E poi c'è Metro, mi mostra un metro da sarta. Sono più o meno questi i livelli, 4-5. Ricchi e poveri.
La sua intera vita è giocata sull'oscillazione di questi due opposti ed è proprio quasi assillante per lei, perché lei è sempre qualificata dalla parte dei poveri e pertanto, secondo lei, i poveri hanno un determinato destino, chiamiamolo così, no? Una determinata vita davanti a loro. E quindi lavorare tanto, avere poche soddisfazioni, tanta responsabilità. I ricchi, tutta un'altra vita. E mi fa vedere come si è scelta un compagno accanto che le ha permesso di intensificare questa esperienza di oscillazione ricchi e poveri. Tanto è vero che lui a un certo punto ha voluto vivere da ricco, no? Nel momento in cui ha avuto un po' di disponibilità economica, ma poi affossandosi completamente. Per quanto riguarda l'altra entità mentale che è Gomma, mi fa proprio vedere lei con in mano questa gomma che vorrebbe cancellare proprio intere porzioni della sua vita e alcuni momenti in cui si è sentita particolarmente distrutta, mortificata, umiliata, sminuita e non sa però cosa scrivere sopra al posto di questa parte cancellata. E poi in finale il metro mi fa vedere questo metro da sarta, lei che si misura in continuazione, prende le misure di se stessa e si sente sempre non all'altezza, inadeguata. Elena. Sì, tutte, probabilmente l'ultima che dice io la vedo come giudizio universale, perché è proprio come se avesse, forse è Zeus che collabora con questa entità mentale, perché è quasi come una figura simile a quella di Zeus sopra di lei, no? Quasi come se la tiene sempre sotto controllo e lei si sente giudicata sempre per qualsiasi cosa e impaurita da questo giudizio con l'ansia. A tal punto che mi viene da dirti che strabuzza gli occhi se è sotto giudizio, no? Quindi, come diceva Monica, si sente sempre inadeguata per questo giudizio universale che ha sempre. Impianti, Elena. C'è questo impianto mentale che è molto strano perché è come se fosse un libro. Quindi ogni pagina che viene girata dalle entità mentali, diciamo, è scritta come se fosse scritto quello che lei deve pensare durante la giornata e come muoversi. Ecco, è come se fosse un libro nella testa. E poi ci sono come come se avesse delle suole di metallo sotto i piedi che la fanno scivolare dove le entità vogliono. Ecco, queste due cose qua. Monica, di qualcosa di diverso da aggiungere? La parte posteriore della schiena, come se lei dovesse stare sempre con la schiena dritta, rigida, proprio perché così può essere misurata in continuazione. Perché lei è continuamente sottoposta, come notava Elena, a giudizio e questo serve quasi proprio come metro per misurarla. Cinema, tutti quelli che vogliono venire. Allora, molti di quelli che vorrebbero entrare è per vedere i passi che fa, come se volessero tenere d'occhio i suoi movimenti. Non è per... Ci sono 4 o 5 soggetti che vogliono entrare a vedere come lei si muove, per tenerla d'occhio, mi viene da dire. Però io li lascerei fuori perché non vengono per loro, non vengono per lei. Certo. E poi c'è una donna più o meno della sua età, 4-5 anni più grande, più o meno comunque, che penso sia un'amica o una cugina, non lo so, comunque molto vicina a lei. Sorella? Può essere. Camelia, scrivimelo nella chat. C'è comunque questa donna. E Monica?
La figlia. Camelia, figlia? Camelia? No. Va bene, questo è il cinema. Mhm. Portale aureo e vediamo. Forse tipo un collega, ex collega del marito, comunque uno che ha anche lui condotto dei mezzi, come si chiama, dei camion. Là, l'amante del marito era. Ah, ok. Ok. L'amante del marito viene per fare cosa? Per lavorare su se stessa? No, secondo me non è l'amante del marito. L'amante del marito era tra il gruppetto di prima che io ho mandato via. Mm. Vabbè, un altro. E dicevi Monica, un amico, un collega. Ok. Sì. Portale aureo, chiamiamo questo marito, morto esattamente un mese fa, e il padre, alcol, dipendenza da alcol. Oggi parliamo di quello. Allora, a me ehm, il marito mi viene dietro alle sbarre, come se lui si sentisse imprigionato, ingabbiato. È come se lui non riuscisse ancora a muoversi al di là delle sbarre. Ha proprio le mani che afferrano le sbarre. Il padre invece mi viene con in mano una ciotola di riso bianco scondito, molto semplice e molto essenziale, molto anche povero. È come se mostrasse, io ero così, mi potevano condire in tutti i modi questo riso bianco e io diventavo come mi condivano. Elena. Secondo tu hai detto alcol, ho visto che c'è questa ruota dei disincarnati morti per alcol, diciamo, anche se non è che sono morti, cioè, però diciamo l'alcol li ha portati alla morte, ecco. C'è questa ruota che sembra di metallo con tanti cerchietti dove stanno tutti i soggetti dipendenti da alcol, ok? E anche se ogni tanto riescono a scendere da questi cerchietti, poi vengono in qualche modo riattirati lì, no? Quindi anche c'è quasi una difficoltà a riuscire a liberarsi di questa cosa anche dopo. Cioè, quindi, no? Il loop è quello lì, è questa ruota che mi fanno vedere. Quasi come se la stessa energia di morte fosse quella che li trascina nell'alcolismo in vita. Ecco. Nome del progetto, Elena. Allora, il progetto di Camellia è raccoglitore di strada. È riferito ancora a quella vita che mi ha fatto vedere all'inizio, ok? È come se lei dovesse anche in questa vita ancora eh, cercare di raccogliere dalla strada i poveri, ma poveri intesi come poveri di animo, poveri di vita, poveri di vitalità, no? È come se ecco, mi fa proprio vedere questo. L'anima di Camelia le ha fatto fare questa esperienza per cercare di ravvivare gli altri per ravvivare se stessa, per trovare la vita. Ok? Mhm. Monica, progetto? Sapore di sale. Mi fa vedere lei che piange e sente il sapore delle lacrime nella sua bocca e tante esperienze l'hanno fatta vivere, no? Questo. Elena, vite precedenti col marito. La più importante, se c'è. Allora, mi fa vedere loro due che lavorano in una fabbrica
in una delle prime fabbriche esistenti, ok, di carbone, non so, estraevano il carbone, poi lo facevano, non so, tipo mattonelle, presumo, vedo dei quadrati così. Sì, sì. E loro due lavorano in questa fabbrica, Uomini. tutti e due uomini, e a un certo punto è come se si sentissero stretti in quel ruolo di dipendenti di una fabbrica, trattati come erano trattati ai tempi, ok? E decidono in qualche modo di intraprendere una loro attività simile, ma fallisce, va nel fallimento. Monica. A me quella vita in cui Elena ha citato, in cui lei faceva, diciamo così, io non la vedo come suora, però comunque sì, che si dedica al prossimo, vedo che lui era una di queste persone che avevano bisogno. Però in qualche modo poi lui le gira le spalle, la tradisce. È irriconoscente, è ingrato. Ma chi dei due? Lui, quello che è il Ex marito. marito morto, sì, esatto, sì. Non ho capito perché è ingrato. Perché non ho capito che cosa succede, ma combina un guaio dando la responsabilità a lei. Quindi, anziché essere grato dell'assistenza ricevuta, la mette nei guai. Un'altra Monica. Qua, per esempio, invece è bella perché mi fanno vedere loro in una serra che lavorano e ci sono vari tipi di piante. Adesso sono vicino, per esempio, a delle piante grasse, ci sono anche dei fiori. Un'altra Elena. Che è successo? Infatti non c'era volume, infatti non mi sentivo. Sono davanti a una spiaggia oceanica, ok, e appena passato un temporale e si vede questo enorme arcobaleno all'orizzonte, quindi lo vedono tutti, tutto, e sono lì seduti a godersi l'arcobaleno in silenzio. Mm, direi che lavorano la terra, non c'è nulla in particolare, mi fanno vedere c'è una vita molto monotona e normale, ma mi fanno vedere mi mettono l'attenzione su questa staticità nel vedere questo panorama ambientale di questo tipo. Monica, il marito di Camelia e Camelia erano fiamme? Non direi. Gemelle? Secondo me sì. Hanno avuto delle vicende alterne, però si era poi creata come di nuovo una sorta di assistenzialismo, per cui di fatto anime gemelle, ma come se Camelia fosse, non so, il suo tutore. Mi viene anima gemelle di quarto livello. Però a un certo punto, proprio come sì, se lei cercasse di indirizzarlo, di sostenerlo, di educarlo, di rieducarlo. Scusate, è successa una cosa 2 volte, adesso mentre parlavi tu e prima quando parlava Elena 2 secondi fa. Tu hai fatto qualcosa, Camelia? No. Sulla mia immagine si è formato il pollice in su, l'emoticon del pollice in su, ma l'hai vista anche tu, Camelia? Dentro una bolla, come se il pollice fosse fatto di acqua e dentro una bolla di sapone. Tutta un'animazione, ma io non ho fatto niente. Camelia nemmeno. La prima quando Elena parlava senza il microfono, la seconda adesso quando parlavi tu. Non capisco cosa sia. Chi è che l'ha attivata sta cosa? C'è che questo uomo, ormai Sì, non c'è più, è qua. ancora interagisce. Sì, anche prima, già da prima, già da quando ho parlato del funerale, che è qua. Beh, cosa vuole dire?
Forse è questo. E no, non è questo. Non è, questo l'ho fatto io adesso. Anche Camelia l'ha visto. È tutta un'animazione nuova, strana, acquosa, bella, tridimensionale, semitrasparente, molto bella, che io non ho mai visto, non so neanche come si possa attivare. Chiamiamolo, cosa dice? Chi vuole? Allora, io dall'inizio, da quando ho iniziato a parlare del funerale, prima quando parlavo dei punti, l'ho visto arrivare ed era come se volesse tenere sott'occhio che non uscisse un particolare che per lui è imbarazzante o Qual è? compromettente. No. Imbarazzante, diciamolo. Ma qualcosa che è legato alle sue dipendenze. Eh, e a qualcuno. Mi fa vedere una figura maschile e una figura femminile, come se avesse fatto un accordo di qualche tipo con queste persone, però poi non è riuscito a mantenerlo e quindi prima o poi verrà fuori e ecco, potrebbe essere che si cerchino di avvalersi su Camelia. Monica. Cosa vuole dire il marito? Continuo a sentire che lui dice impotenza, come se lui si stesse sentendo, si fosse sentito, adesso meno ovviamente, no? Essendosi staccato dal corpo da poco, prima si sentiva molto impotente, proprio senza potere, come se forse questo avesse anche proprio anche un corrispettivo fisico, oltre che proprio di azione. Non ce la faceva più a sentirsi così senza potere, sentirsi in balia delle sostanze, in balia delle persone. Aveva perso completamente il suo di potere. Il Cosa vuole? controllo anche della situazione. Certo. Vabbè, ma questo è evidente, si drogava, se beveva, aveva perso il controllo. Ok, chiamiamo le due entità mentali collettive, droga e alcol. Vuole dirci qualcosa di più sensato, di più corretto, di più profondo, di più animico? Vuole prendere una Vic? Allora lui è come se mi dicesse io devo ancora stare un po' in prigione. È come se lui sentisse di dover scontare una pena, come se lui si è scavato fondamentalmente da solo la fossa in vita, perché era così che doveva andare, perché lui doveva scontare questa pena, come se lui si sentisse gravemente responsabile di qualcosa. E il bere e tutte le sostanze servivano a lui, per lei, ma in maniera diversa, a cancellare con la gomma, a cancellare delle parti della propria vita. Insomma, le droghe lo fanno molto bene, no? Farci dimenticare, annebbiare la mente. Sì, è come se volesse anche rimanere per cercare di mettere, forse posso ancora mettere a posto le cose. Come se volesse cercare di rimettere, portare rimedio. Che entità ha intorno? Sono tutte molto pesanti, scure. E poi c'è questa energia verde, c'è questa immagine un po' di un verde pesante, non so, un verde nero, che lo prosciuga e lo tiene giù. Come si chiama? Sono collegate con le entità mentali anche alcol e fumo, come se ci fossero delle corde da cui estraggono in continuazione energia e
collegate a queste entità nere, scure, verdi. Va bene, andiamo al funerale. Mi viene la parola pantomima, Mm. come se veramente si sia recitata una parte da parte dell'amante, una parte anche l'ha recitata il fratello. Mm. E Camelia è stata amara spettatrice e allo stesso tempo è stata tirata in mezzo in questa pantomima. Causa esoterica del sentirsi vuota e piena di solitudine. Nonostante gli ultimi anni fossero un inferno e nonostante lei fosse spesso insultata, maltrattata da lui, dai suoi amici, dai suoi parenti, da tutti. Verrebbe da dire chi te lo fa fare, no? Diciamo che lei è abituata proprio per questo suo progetto, che per me è sapore di sale, ehm, a vivere questo, a vivere l'amarezza, a vivere la tristezza, a vivere il dolore. Quella è la sua misura di vita, la sua abitudine di vita. E il fatto che adesso lei, in qualche modo, no, l'esperienza del padre l'ha superata, che lui è morto da tanti anni. Adesso ha superato anche questa esperienza, no, data dall'ex marito, molto dolorosa e molto travagliata. È come se sentisse un vuoto, perché lei è abituata a vivere impregnata di questo dolore, di queste continue cose da dover sistemare, guai che combinano altre persone. Sì, il senso di vuoto dato da non avere più un povero da aiutare, Disgraziato. no? Sì. Da aiutare, quindi il vuoto. Adesso sarebbe ora che lei si prenda cura di se stessa e viva, viva veramente. Causa esoterica dell'assegnazione di questa sessione esattamente a un mese di distanza per caso, senza che nessuno lo sapesse. Lo stesso giorno, un mese fa. Mm. Mi fa vedere un ciclo dopo la morte, dal momento della morte, c'è un ciclo che dura 30 giorni, che è un primo ciclo. È come se mi fa vedere proprio l'anima, ok, del soggetto che muore, ok, come se fosse in orizzontale. Poi fa un cerchio così, semicerchio, vedo il tipo del blu, non so, dell'energia blu-azzurra, così va in alto e poi dopo un mese torna così, no? Quasi come se dovesse passare un primo momento di rielaborazione energetica verso l'alto. Ma comunque se il soggetto è incastrato ancora nel loop della vita, questo picco in alto non lo coglie e quindi ritorna giù. E questo può succedere nei primi 30 giorni. Mi fa vedere una cosa del genere. Vai. Oggi è tornato con l'energia del giorno della morte. Sì, è come se oggi fosse il primo giorno utile in cui lui veramente si può manifestare come si sta manifestando e potesse esprimere una cosa che a me arriva molto chiaramente ed è levarle di dosso il senso di colpa, perché è un mese dopo, che è in qualche modo il cioè la ricorrenza, no?
Lui è come se le vuole ricordare che, essendo che lei comunque era presente, le Mhm. toglie la responsabilità, la manleva dalla responsabilità. Alla prima ricorrenza lui le sottrae questa responsabilità di non sentirsi in colpa di nulla, di non essere intervenuta. Sì, sì, ma se Camelia vuole rimanere nella convinzione di essere responsabile, lo può fare, quindi in qualche modo lui non può niente se non lo vuole Camelia. Camelia Ah, vuole togliersi questa responsabilità oggi, sta facendo una sessione per se stessa, mm, quindi immagino che la risposta sia sì. sì, sì. Con questo diamo un'informazione a un disincarnato, che forse è bene che prenda la VIC, che queste cose le sappia, le Eh, conosca e che non continui a muoversi in un ambito di supposizioni e di idee malsane e sbagliate. Non toglie nessuna responsabilità a nessuno, lui, se Camelia non lo vuole. Possiamo anche fare il giochino, ma non è così. Nessuno Io o credo nulla. che loro due si sono veramente incontrati e incastrati in questa serie di sensi di colpa che ognuno si addossava. Cioè lei si è presa le responsabilità della vita e lui dopo la Scusa, morte le responsabilità? in vita, Mhm. lei si è assunta la responsabilità della vita di lui. Ha cercato in tutti i modi di riscattarlo, di fargli percorrere una certa strada e lui si prende adesso in qualche modo la responsabilità di lei. Entrambi nella loro esistenza e lui adesso comunque cioè, si è staccato da pochissimo dall'esistenza. Teniamo conto che chi si toglie la vita ha un processo differente di evoluzione dopo la morte. Questo non si può non tenerne conto. Mhm. È diverso proprio il processo di elaborazione. Anche chi se la cerca in qualche modo come lui. sì. Certo, certo, è, è diverso proprio. Elena, perché sospiri? Sì, sì, sono d'accordo con Monica, sto vedendo questa cosa. Mi è arrivata, mi sono arrivate le immagini della sua ricaduta, chiamiamola così, no? Proprio questo cascare, cioè sono riusciti a rincastrarlo mm, utilizzando una cosa molto futile, ok, che è un bicchiere di vino, ok, sono riusciti a rincastrarlo a ricadere in questo loop e mi ha fatto vedere questa immagine mentre parlava Monica. È come se in un certo senso il marito si sedesse a fianco al padre di Camelia e ci sono proprio come dei punti in comune, dei punti di contatto. Mm. Siccome il padre all'inizio mi faceva vedere questo ciotola di riso scondito e mi diceva, io sono solo un riso scondito, in base a come tu mi condisci, questo riso cambia, no? E quindi li vedo molto simili in questo, quindi facilmente soggetti alle influenze esterne, e con una Mm. certa debolezza di base. Mm. In Mm. questa storia però non si capisce una cosa. Loro convivono 10 anni, lui è sobrio, stanno bene, dopo 10 anni si sposano e da lì cambia tutto. Oh, Arriva il brindisi, No, sì, il mm. non è stato ma non è così. Cioè, nel senso che lui ha iniziato ad avere dei problemi poco prima del matrimonio, sperando con il matrimonio di risolverli, di tornare indietro rispetto ad alcuni passi falsi che aveva fatto. Infatti c'è qualcosa, sì, quello Un credo anch'io. matrimonio riparatore, tra virgolette, ma riparatore dei suoi errori. Sì. Mm. ma perché tutto cambia dopo il matrimonio? Qual è la No, causa? aveva già iniziato prima, poco prima del matrimonio. E allora lui ha pensato, con il matrimonio magari riesco a sistemare gli errori in cui sto incorrendo, riesco a fermarli. Mm. Perché il Invece, matrimonio? perché spesso il matrimonio è riparatore per definizione.
ok? Rappresenta una tappa in cui tu puoi cambiare, entri in un'altra zona di responsabilità, a livello sociale, tutto quanto, però non è stata sufficiente per lui e quindi ha continuato a rotolare in basso come stava facendo. Elena? Sì, è sempre questa cosa che c'è qualcosa che lui ha perso, di cui ha perso il controllo, che gli è proprio sfuggita di mano, è una cosa, non so cosa sia, ma continua a farmi vedere questa cosa qua. Cosa? Vediamola. Boh, adesso lo vedo inginocchiato che piange, dice scusa, scusa, non so come ho fatto, scusa, scusa. Ci sono dietro queste persone che ho visto prima, una questione economica di qualche tipo, non lo so se è legata anche alla famiglia, che può essere legata al vescovo, al fratello. Qualcosa di economico, non so. E adesso mette nei guai Camelia? È una cosa grossa. Lui pensa che potrebbe mettere nei guai Camelia. Monica? Mi fa andare nel suo passato passato e mi fa vedere la mamma sua. Molte cose che si sono originate. Allora, in verità, per certi aspetti, Camelia e quest'uomo hanno avuto tanti punti di contatto, anche se Camelia è stata molto più forte e ha saputo trasformare diversamente le difficoltà della vita. Mentre quest'uomo si è fatto proprio, diciamo così, sopraffare, essendo molto più debole di lei. E mi riporta come l'origine, perché lui ha iniziato presto, diciamo, con un uso di sostanze, poi ha smesso e ha ricominciato, no? E me lo collega molto alla madre, Sua madre. sua propria madre. Va bene. Cosa vuole fare Camelia? Restare povera? Restare legata a questa recitazione di questa vita con questi personaggi? Restare non creatrice? Subire? No. Croce rossina? Trovarsi un altro uomo problematico? Poverino? Poi magari va sotto un ponte? Cosa vuole fare? È venuta qua apposta oggi per liberarsi di tutto. Sì. Oggi vuole porre le basi per una nuova vita. Come? Andando subito al cluster, perché vedo già in lontananza al cluster un paperino, sai, un po' sfigatello, che non gliene va dritta una. Ecco. Mhm. Nel cluster vedo che lei ha diversi paperini. E lei è Paperina? Lei vorrebbe dare aiuto a questi paperini sfortunelli, mettendoci del suo affinché loro abbiano più fortuna nella vita. Ma no, da oggi non è più così. Da oggi lei vuol fare tipo Amelia, no? Un po' più maga. Elena. Sì, è molto simile perché è come un posto circolare, ok, dove la base è nera, quindi c'è questa energia di povertà, e ci sono tutte queste caselle illuminate dove lei si avvicina e deve alimentarle, sostenerle sempre, no? Quindi sono questi posti dove ci sono questi poverelli sempre, dove
Il suo progetto finora era quello di dover alimentare l'esterno, le persone esterne. Cosa fa il cluster? Ho aperto un portale definitivo. E ha creato come se avesse fatto un attimo di difficoltà, nel senso che prima ha provato con la mano a spingere tutte queste caselle, ok, dentro al portale definitivo, ma non si muovevano. Allora ha creato un flusso aspirante dal portale definitivo e così il cluster si sta svuotando. Monica. Sì, sì. Io ho visto tipo aspirati con un aspirapolvere per la testa questi paperini. Cosa mette qui al suo posto? Mi ha fatto vedere un ad eternum costituito da monete d'oro. Elena? Sì, l'ho fatto vedere che è tipo una sfera, sai, tipo quelle delle discoteche. Stroboscopica. Ecco, esatto. E quindi da ogni mattoncino esce l'energia potente dell'Ad Eternum, del suo Ad Eternum. Avatar, Elena. Vediamo cosa fa. Sì, si presenta come molto elegante, quindi anche con il cappello tipo bombetta, elegante con una cravatta rossa, quasi come se cercasse di giudicarla, no? Quindi lei è lì davanti a questa postazione a sentire, secondo lui, a sentire il giudizio. In realtà quello è bello perché lei gli dice: sai qual è il giudizio stavolta? Che tu finisci dentro il portale definitivo. E quindi ha aperto il portale definitivo e lo sta gettando dentro. L'aveva già fatto però, perché l'ha rifatto questo Si è avatar? riformato. Perché l'ha riformato? Lei. Lui non si riforma da solo, lui ha bisogno di un committente. Il committente è Camellia, perché l'ha voluto. Sì, e ti dirò esattamente, completamente, si è formato un po' col tempo, ma la forza vera, la ripresa, nel momento in cui lei si è sentita responsabile e in colpa, ancora una volta, del marito, ok? E non è riuscita a fare l'atto definitivo di Divorzio. divorzio. Monica, cosa mette qui al posto dell'avatar? È un ad eternum a spirale e di nuovo è una spirale dorata che mi fa vedere proprio la ricchezza finalmente, ma la ricchezza libera, incondizionata, una libertà senza condizioni. Bene, Sapore di sale esiste ancora? No, Come l'avevi chiamato tu, Elena, esiste ancora? No, I frati, il rettile insetto, Zeus e il lupo, Monica, Elena? no. no, no. Ricchi e poveri, gomma e metro. No. Bene, questa è una condizione definitiva se Camelia lo vuole. Non definitiva se Camelia decide che tutto sommato lei è nata così e deve essere così. Lei lo decide, l'ha deciso. Le cose stanno così nella realtà, sai, chi nasce ricco muore ricco, chi nasce povero muore povero. Nuova frequenza, chi vuole? E l'altra al controcanto. 213 miliardi. Consapevolezza.
163. 178. Anima. 63. Sì, 61. Vite. 1287. 1312. Cervello. 9. 9.3. Suscettibilità ipnotica. 63. 62, sì. Bene. Camelia adesso va davanti al marito, che non va nel portale aureo, mi sembra di capire. Presto. Ci sono tanti passaggi ancora. Cosa gli dice? Devo lavorare da qui. Adesso vado verso la mia vita. Sento che è come se non avesse più lo stimolo di bere. Le vuole comunicare questo. Dal disincarnato. Ma devi considerare. È particolare la situazione. C'è stato il distaccamento del corpo fisico fino a un certo punto. Non è ancora del tutto completato. Cosa vuole dire lui a lei? Sì, è giusto che tu vada per te. Monica? Sto iniziando a vedere le persone come non ero riuscita a vederle in vita. Non posso che dirti grazie e vai. Al padre. Lui a lei a lui. Il dolore e l'impotenza mi hanno fatto perdere la lucidità. Ora vedo quanto sei bella, grande e lucente. Monica. Non sono il padre che avresti voluto, eppure mi hai voluto bene. Perdonami. Diamo una picca al padre. Allora, è più leggero e quindi è come se vedesse, lui si sente molto più neutro, si sente staccato da tutto ciò che è successo. Come se vedesse dall'alto e vede Camelia, che in questo momento sta guardando, diciamo, suo marito morto, e vede la sua strada, la strada di Camelia aperta e illuminata, ok? E vede invece il marito morto che è ancora incastrato in questo quadrato nero. Il padre va nel portale aureo. Sì. Ho cercato anche in qualche modo di mostrarlo al marito di Camelia, ma non riesce proprio a percepirlo.
non è proprio pronto, non c'è proprio nessuno spiraglio di vibrazione che lo possa condurre verso il portale aureo per ora. Monica. E evidentemente il perdono è un concetto molto importante, perché lui dice: io mi sono perdonato, perdonati anche tu. Il perdono rende aria. Rende aria? In che senso? Libera, rende leggeri. Rende aria, come l'aria. Sì. Va bene, lo salutiamo e il marito deciderà cosa fare, quando farlo. Mm? Mhm. I legami tra lei e il marito ci sono ancora? Allora, deve togliere quel crocifisso. Sì, perché c'è qualcosa. Sì, che mantiene un legame anche forzato e legato comunque al dolore, alla pena, alla sopportazione. Lo può mettere via in cantina, insomma, così, no? Ma non in casa. Anche buttarlo, non serve a Può niente. mettere al cimitero così davanti alla tomba, almeno ce l'ha lui. Si può anche buttare, ragazzi, Sì. basta con i crocifissi, non se ne può più. Buttiamo le cose che non servono. Che cazzo. Ma ancora i crocifissi. No. Lei lo vuole buttare? Sì, 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 va bene. Cioè, nel senso, buttare, gettare in pattumiera, non lo so. Infatti. Sì, sì, lo può Toglierlo fare, da sì, sì. casa, sì, ok. Seppellire. Sarebbe l'ideale, sì. Va bene. Messaggio di Camelia a se stessa. Mi sento molto più leggera, vitale, energetica e vedo la luce. Finalmente ho 1000 cose da fare. Monica. Sono una camelia bianca, pulita e luminosissima. Sono la meraviglia della vita. Come la vedete adesso? Una bellissima creatrice. Ah. Elena? Sì, io la vedo proprio leggera, leggera, leggera bianca con le ali, quindi che può volare dove vuole. Mm. Messaggio di Camelia a se stessa inerente al lavoro. Inerente il lavoro. Con parsimonia, quello che ti fa stare bene è sufficiente. Sei ricca comunque. Sì, qualcosa di simile, perché dice: sto nel giusto, non mi consumo oltremodo. Vorrei chiudere con un'immagine grandiosa, un'immagine di Camelia creata da lei, l'immagine della sua anima. L'anima sa chi è la creatrice, è quella che ha tutta l'infinita fantasia che vuole. Camelia è incastrata in un corpo, in un cervello, in un gioco, in sistemi di credenze, entità mentali che ha voluto l'anima. Voglio che l'anima di Camelia crei la festa. Le faccia capire che non esistono ricchi e poveri, esiste la scelta di essere poveri e la scelta di essere ricchi, la scelta dell'abbondanza, che è una grande scoperta e che è alla portata di tutti. La scelta del me ne fotto, di cosa pensano i parenti, la gente, il vescovo, il prete.
Allora mi mostra che il nome della sua anima è rosa blu, in realtà io la vedo sull'azzurro questa rosa, e mi mostra come si stacchino questi petali azzurri, e un petalo per esempio ha delle decorazioni d'oro, e vedo lei che salta su questo oro perché si sente parte della ricchezza. Poi mi fa vedere un altro petalo in cui lei, Camelia, è sdraiata. È il momento del riposo, inteso proprio come benessere, come relax per se stessa. Poi c'è un altro petalo in cui lei è praticamente sotto l'acqua corrente, perché si sta ripulendo da tutto questo passato pesante. E poi c'è un altro petalo più affollato, dove lei è in mezzo a degli amici, sta bene e si sente in armonia. Elena? Sì, una cosa simile, mi fa vedere questa scena come se lei fosse col cielo azzurro sopra le nuvole e saltella su queste nuvole bianche. Ogni volta che saltella esce l'abbondanza, che in quel momento, che a volte possono essere soldi, a volte possono essere, vedo anche della musica, vedo degli alberi, dei fiori, vedo degli amici, vedo. Ecco, quindi saltella su queste nuvole e ogni salto è abbondanza che esce. Frequenza finale? 312 miliardi. 3,58. Bene. Disconnettetevi da tutto e tutti